Stai ancora pubblicando manualmente su Instagram, LinkedIn, Facebook ogni singolo giorno, perdendo ore preziose che potresti dedicare alla strategia? Oggi ti mostro come automatizzare completamente la pubblicazione cross-platform usando Post-its e N8N, in modo che i tuoi contenuti vengano distribuiti automaticamente, mentre tu ti concentri su quello che conta davvero, creare valore. In questo video non faremo solo teoria, ti mostrerò anche l'intera configurazione passo dopo passo. Cos'è Post-its e perché è davvero diverso da Buffer o HotSuite? Come funziona realmente il sistema di pubblicazione multicanale? I vantaggi concreti dell'automazione social, registrazione e setup dell'account, connessione diretta con N8N versione 2.0, tutorial pratico end-to-end con workflow funzionante e panoramica degli errori che potresti incontrare. Alla fine del video avrai un sistema automatizzato pronto per gestire tutti i social in autonomia. Se è la prima volta che capiti qui, mi chiamo Davide. Lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali e mi sono specializzato negli ultimi 5 anni in marketing automation e workflow intelligenti. Sono stato nominato ai Community Awards 2025 di N8N con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quindi, quando parlo di automazioni social, parlo di sistemi che uso quotidianamente per gestire i miei clienti. Ma ora torniamo al video. L'obiettivo delle automazioni è chiaro: creare un sistema che prende contenuti da una fonte, che può essere Google Sheets, Notion, Airtable o qualsiasi database, e li pubblica automaticamente su tutti i tuoi canali social, senza che tu debba aprire manualmente ogni singola piattaforma. Un contenuto, un click, fino a 27 piattaforme social diverse, tutto gestito da un singolo workflow, mentre Post-its fa da ponte tra N8N e i social network. Questo significa zero pubblicazioni manuali, zero dimenticanze, zero errori di copia e incolla. Allora, cos'è esattamente Post-its? Post-its è una piattaforma open source per la gestione e pubblicazione automatizzata di contenuti social. Ma la cosa interessante è che, a differenza di strumenti come Buffer o HotSuite che sono completamente closed source, Post-its puoi hostarlo tu stesso oppure usare la versione cloud ufficiale. La differenza con altri tool? API aperte e documentazione tecnica completa. Significa che puoi integrarlo direttamente con N8N attraverso chiamate API. Supporta nativamente tutti i principali social network: Instagram con foto e video, LinkedIn con post testuali e articoli, Facebook con post e stories, Twitter con thread automatici, TikTok, YouTube per i video e anche Threads, il nuovo social di Meta. Ma la vera potenza non è nel numero di piattaforme supportate, è nel fatto che Post-its gestisce automaticamente le differenze di formato tra social. Nativamente la struttura delle API di Facebook sono diverse da quelle di Instagram, a loro volte diverse da quelle di YouTube e via dicendo. La struttura e lo stesso contenuto viene adattato automaticamente in base ai vari social di pubblicazione. Tu dai input una volta, Post-its fa il resto. Post-its ti dà due opzioni principali. La prima è la versione cloud ufficiale. Ti registri, paghi un abbonamento mensile ed è già tutto stato e pronto all'uso. La seconda opzione è self-hosting. Se hai già un server, puoi scaricare il server open source da GitHub e installarlo sulla tua infrastruttura tramite Docker. Hai controllo totale, zero costi ricorrenti, ma devi gestire deployment e manutenzione. Per questo tutorial useremo la versione cloud perché è più immediata, ma il processo di integrazione con N8N è identico anche con self-hosted. Vediamo come funziona il sistema sotto al cofano. Il flusso è molto semplice ma estremamente potente. Primo step: tu crei il contenuto in una fonte centralizzata. Può essere un Google Sheet con colonne per testo, immagini, data di pubblicazione, oppure Notion come database dedicato o Airtable se sei più enterprise. Secondo step: N8N monitora continuamente quella fonte. Appena rileva un nuovo record marcato come pronto per la pubblicazione, ad esempio, o qualcosa di simile, scatta il trigger e parte il workflow. Terzo step: N8N prende i dati, testo, immagini, video, hashtag, li struttura in formato JSON e invia una chiamata API a Post-its. Quarto step: Post-its riceve la chiamata,
verifica le credenziali dei social già collegati, adatta il formato del contenuto per ogni piattaforma specifica e pubblica tutto simultaneamente, o secondo i parametri che ha impostato. Quinto step. Post-its restituisce a N8N una conferma di pubblicazione con link diretti ai post pubblicati e N8N può aggiornare il tuo database originale con status, pubblicato e timestamp. Tutto questo avviene in background, automaticamente. Questo sistema è completamente asincrono. Tu prepari i contenuti quando hai tempo, magari una settimana intera di post in un pomeriggio, e poi il sistema li distribuisce secondo il calendario che hai definito. E se qualcosa va storto, abbiamo sempre N8N che gestisce gli errori. Parliamo ora di vantaggi reali. Primo vantaggio pratico, tempo risparmiato. Se gestisci 5 social e pubblichi una volta al giorno su ognuno, stai parlando di almeno 40 minuti al giorno solo per aprire le app, caricare immagini, scrivere i testi e schedulare. Moltiplicato per 30 giorni sono 20 ore al mese. Con questa automazione invece 0 minuti. Secondo vantaggio, consistenza garantita. Quante volte hai dimenticato di pubblicare su un canale o hai pubblicato su Instagram ma non su LinkedIn? Con il sistema automatizzato questo non può succedere fisicamente. Pubblichi dove e quando vuoi. Terzo vantaggio, centralizzazione della strategia. Tutti i contenuti vivono in un unico posto. Puoi vedere la panoramica completa della tua content strategy senza saltare tra dashboard diverse. Analytics, performance, scheduling, tutto in un'unica vista. Quarto vantaggio, scalabilità. Gestire un account social manualmente è fattibile. Gestire 5 account già diventa più pesante. Gestire 10 diventa impossibile senza un team dedicato. Con questa automazione non cambia nulla. 10 o 100 account, il workflow rimane lo stesso. Quinto vantaggio, flessibilità totale. Vuoi testare orari di pubblicazione diversi per ogni piattaforma? Facile. Vuoi pubblicare contenuti diversi su LinkedIn rispetto a Instagram? Gestibile con logica condizionale di N8N. Vuoi aggiungere un nuovo social network quando esce? Basta collegarlo a Post-its e il workflow funziona subito. Ma il vantaggio più grosso è che elimini il collo di bottiglia operativo. La pubblicazione social non è più un task che blocca il tuo tempo, è un processo automatizzato che gira in background mentre tu ti concentri su strategia, creatività, relazioni con il pubblico. Ora vediamo brevemente l'architettura. Questa è l'architettura che utilizzo per automatizzare completamente la creazione e la pubblicazione di contenuti. Tutto parte da un trigger, come un documento, un form o un evento esterno, il famoso database che abbiamo citato in precedenza. Entra in gioco a questo punto l'intelligenza artificiale, che genera o adatta il testo in base alla piattaforma o all'obiettivo. Poi i dati passano attraverso una serie di nodi di elaborazione che caricano contenuti, immagini e informazioni utili. Infine l'output viene pubblicato su più canali social come YouTube, LinkedIn, X, Reddit, Facebook e via dicendo. In pratica è un flusso end-to-end che trasforma un'idea in contenuti pronti per essere distribuiti, riducendo al minimo il lavoro manuale. Ok, passiamo al pratico. Prima cosa, dobbiamo creare un account su Post-its. Apri il browser e vai su postits.com. Lascio comunque il link in descrizione. Vedi il pulsante Get Started o Start a 7-Day Trial, cliccaci, compila il form di registrazione e clicca su Create Account. Una volta effettuata la registrazione, conferma l'email cliccando sul link che ti arriva in posta. Avrai 7 giorni di utilizzo completamente gratuiti. Una volta confermata la mail, accederai ad una pagina come questa. Ti chiederà subito di collegare i primi social account. Non farlo ancora. Prima configuriamo N8N, poi colleghiamo tutto insieme in modo ordinato. Però prendi nota di una cosa fondamentale. Vai su Settings, poi su API. Qui trovi la tua API key personale. Copiala e salvala in un posto sicuro. Ti servirà tra pochissimo per autenticare N8N. Tieni aperta questa schermata. Apri N8N e creiamo un nuovo workflow. Ora colleghiamo N8N a Post-its. Post-its ha un nodo dedicato nativo in N8N, ma ci serviranno comunque le API per caricare media creati, immagini e video, in formato binario prima di essere inviati ad un social con Post-its. Primissima cosa, cerchiamo Post-its, il nodo dedicato, e lo installiamo. Bene, altra cosa fondamentale.
Andiamo nelle impostazioni del workflow e verifichiamo che il time zone sia impostato correttamente. Ora aggiungiamo un trigger. Per questo esempio useremo il trigger manuale per testare subito, ma nella configurazione finale lo sostituiremo con un trigger automatico tipo Google Sheet o Webbook o altro. Ora aggiungiamo un nodo Gemini per creare un'immagine con Nano Banana che andremo a postare. Lo colleghiamo attraverso le API di Google AI Studio, scegliamo il modello Nano Banana o Nano Banana Pro e scriviamo il prompt e clicchiamo su Execute Step. Vedete? Questa è l'immagine che ci ha generato Nano Banana e che andremo a postare su Instagram. Bene, torniamo indietro. Nella nuova versione del nodo Post-its è stato aggiunto l'endpoint che permette di caricare il media in modo automatico. Lo puoi utilizzare tranquillamente, ma ti voglio far vedere come utilizzare il nodo HTTP request. Ho da poco pubblicato un video completo su questo nodo, che è fondamentale conoscere per sfruttare davvero N8N al 100%. Ve lo lascio linkato qui da qualche parte. Quindi cerchiamo il nodo HTTP request e lo aggiungiamo al flusso. Selezioniamo il metodo post, quindi inseriamo l'endpoint API di upload di Post-its. Se usi self-hosted cambia il dominio con il tuo. Terzo campo, l'authentication. Vai su Generic Credential Type, seleziona Header Out, Create a New Credential, come nome scriviamo Authorization e come valore incolliamo l'API che abbiamo copiato precedentemente da Post-its. Salviamo. Ora selezioniamo Send Body, Format Data, N8N Binary File, in Name scriviamo File e in Input Data Field Name Data. Data è il valore del nodo binario che abbiamo appena generato. Clicchiamo su Execute Step ed ecco che l'immagine è stata caricata su Post-its. Prima di eseguire il workflow dobbiamo collegare i social account effettivi a Post-its. Quindi torniamo nella dashboard di Post-its e clicchiamo su Add Channel. Scegliamo Instagram, autorizza Post-its ad accedere al tuo profilo. Fatto. Ora vedi il tuo account Instagram collegato. Post-its ti mostra anche l'ID univoco per questo account. Copialo. Torniamo su N8N, aggiungiamo il nodo Post-its per la pubblicazione. Anche qui colleghiamo l'account inserendo semplicemente l'API di Post-its. Salviamo. Nel campo type decidiamo la pubblicazione, se in draft, la schedulazione o immediatamente. Noi scegliamo schedulazione. Nella data inseriamo la pubblicazione in formato ISO 8601. In questo caso noi vogliamo pubblicarlo ora. Clicchiamo su Add Post, inseriamo il channel ID di Instagram copiato precedentemente dalla piattaforma. Ricordo che ogni ID rappresenta un canale. Inseriamo la nostra caption. In Settings dobbiamo aggiungere determinati parametri in base ai social. Vi invito a vedere la guida di Post-its per questi parametri aggiuntivi che sono differenti per ogni social. Nel caso di Instagram dobbiamo inserire questi valori come key, _type e come valore Instagram. Aggiungiamo poi una seconda impostazione come chiave post type e come valore post. Ora dobbiamo andare ad associare l'immagine che abbiamo caricato precedentemente su Post-its al nostro post. Per farlo clicchiamo su Add Image e andiamo a trascinare dal nodo precedente l'ID e la path. Perfetto. Ora clicchiamo su Execute Step ed ecco il JSON di risposta che ci dice che tutto è stato caricato correttamente. Vedremo nella dashboard di Post-its il post schedulato pronto per essere pubblicato. Attendiamo la pubblicazione e vediamo su Instagram il risultato finale di questo nostro primo flusso utilizzando Post-its. Ok, ora che è un workflow base funzionante, voglio mostrarti 4 scenari reali che puoi implementare subito usando template già pronti che ho pubblicato sulla community di N8N. Scenario 1. Generazione automatica da WordPress con AI. Prendi i tuoi articoli WordPress, li passa attraverso Claude AI che estrae i punti chiave e genera automaticamente versioni automatizzate per ogni social. Attraverso il prompt di sistema, Claude adatta il tono. Su LinkedIn
crea un post professionali e approfonditi. Su Instagram genera caption più corte con emoji. Su X struttura thread automatici. Poi tutto viene inviato direttamente a Post-its che li pubblica su tutti i canali. Un articolo WordPress in questo caso diventa 4 post social in 30 secondi. Il workflow completo ve lo linko comunque in descrizione e per usarlo ed importarlo nella vostra istanza di N8N è sufficiente cliccare su questo bottone e poi su Copy Template to Clipboard in formato JSON. Torna su N8N e lo incolli. Ovviamente ci sarà da andare a sostituire le varie credenziali di accesso alle varie piattaforme e una volta collegato tutto, il flusso risulterà già completamente funzionante. Scenario 2. Video virali automatici con Google Veo 3. Il workflow usa Google Veo 3, il modello AI per generare video, per creare clip verticali ottimizzati per TikTok e Reels. Tu dai un prompt testuale, tipo crea un video su come fare il caffè perfetto, e il workflow genera automaticamente il video, adatta al formato verticale e lo carica su TikTok via Post-its. Anche questo workflow ve lo linko qui sotto. Scenario 3. Questo è un upgrade dello scenario precedente. Invece di creare solo video generici, questo workflow con un piccolo aggiustamento può usare Gemini per analizzare trend topic sui social. Partendo da un'immagine, genera script personalizzati basati su quello che vede, passa lo script a Google Veo 3 che crea il video e lo carica automaticamente su Instagram via Post-its. Praticamente hai un sistema che crea contenuti trendy in automatico seguendo quello che il pubblico vuole vedere. Tutto in automatico utilizzando solo le API di Google. Anche qui link in descrizione. Scenario 4. Prende i tuoi video YouTube, Eleven Labs AI Dubbing traduce l'audio in tutte le lingue che vuoi mantenendo la tua voce, il workflow carica automaticamente le versioni tradotte come video separati e li distribuisce sui social. Un video può diventare 5 video tutti in lingua diversa, tutti per mercati diversi con la tua voce. Anche qui il link gratuito in descrizione per testare e personalizzare subito questo template. La cosa importante da capire è questa. Questi sono workflow base su casi reali più complessi, testati in produzione da utenti N8N che puoi scaricare e usare fin da subito. Ovviamente dovrai adattarli al tuo caso specifico, cambiare le credenziali, personalizzare in prompt AI e configurare i tuoi account Post-its. Ma la struttura base funziona. È questo il vero potere di combinare N8N con Post-its e AI generativa. Non stai costruendo da zero, stai componendo blocchi già testati per creare sistemi custom che fanno esattamente quello che ti serve. Prima di concludere, vediamo gli errori più comuni che potrai incontrare e come risolverli velocemente. Errore 401. La causa è l'API key sbagliata o scaduta. La soluzione: vai su Post-its, impostazioni, rigenera l'API key e aggiorna le credenziali in N8N. Errore 2. 404. Bad request. Stai usando un ID account non validi o non collegati probabilmente. Soluzione: verifica gli ID della dashboard di Post-its sotto Social Accounts e copia esattamente quegli ID senza spazi o caratteri extra. Errore 3. Il post viene pubblicato ma senza immagine. Probabilmente la causa è che l'URL dell'immagine non è pubblicamente accessibile o è protetto da autenticazione. La soluzione: usa URL di immagini o stati da servizi pubblici con permessi di visualizzazione pubblica. Errore 4. Il workflow si blocca prima del caricamento su Post-its. La possibile causa possono essere i permessi scaduti direttamente dal database dal quale prelevi i dati e devi di conseguenza verificare che il service account di N8N abbia accesso a questi database. Errore 5. I post vengono pubblicati immediatamente invece che schedulati. La causa è che il campo Scheduled Time è formattato male o è nel passato. Soluzione: devi usare sempre il formato ISO 8601 completo che vi ho fatto vedere prima e verificare il time zone nelle impostazioni del workflow.
Se un errore non è in questa lista, il primo posto dove guardare è sempre l'output del nodo HTTP request o di Postits di N8N. Clicca sul nodo dopo l'esecuzione e leggi il messaggio di errore dettagliato che Postits restituisce. Nel 90% delle volte ti dice esattamente cosa hai sbagliato. Ricapitoliamo cosa abbiamo visto oggi. Ti ho mostrato cos'è Postits, perché è diverso dai classici tool come Buffer e HotSuite, e perché grazie alle API aperte è perfetto per integrarsi con N8N. Abbiamo costruito insieme un workflow completo in N8N, dalla connessione API al caricamento dei media fino alla pubblicazione schedulata su Instagram. Hai visto come collegare Instagram, LinkedIn e altri social, come gestire date, formati e immagini e soprattutto come trasformare una fonte centrale di contenuti in un sistema di pubblicazione completamente automatico. Poi siamo andati oltre, con casi d'uso reali basati su AI, generazione automatica da WordPress, user generated content video intelligenti e traduzione e duplicazione dei contenuti video. Tutto questo senza che tu debba mai aprire manualmente Instagram, LinkedIn, YouTube o qualsiasi altro social. E la cosa migliore è che è completamente scalabile. Funziona in modo identico per tutti gli account che hai. Se questo tutorial ti è stato utile e vuoi vedere più contenuti su automazioni social, workflow intelligenti e integrazione di tool moderni come Postits con N8N, fammelo sapere. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E se hai domande specifiche su Postits, N8N o automazioni social in generale, scrivere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video.